avuto l'onore di essere invitato a questo evento per parlare di desiderio e della mia versione e visione disintermediata. In ambito sanitario, il desiderio, in una delle sue tante accezioni, può essere rappresentato dal libero e universale accesso alle cure. Proprio in quest'ottica, nel 2021, assieme a tre amici, abbiamo lanciato una piattaforma web denominata Eticare, che consente di donare prestazioni sanitarie utilizzando la tecnologia blockchain. La tecnologia blockchain è una struttura di dati condivisa e immutabili che consente di disintermediare tutti i processi decisionali, restituendo di fatto alle persone il controllo sulle proprie decisioni. Proprio in quest'ottica Eticare ridefinisce lo smart contract delle donazioni, prevedendo la presenza di tre attori: il donatore, il paziente e l'erogatore della prestazione sanitaria. Le potenzialità di Eticare sono inespresse ad oggi. Vi consiglio di andare a cercare sul web e di comprenderne facilmente quelle che sono le potenzialità applicabili peraltro in vari campi delle donazioni. Però, e c'è un però, ho pensato di utilizzare questo spazio per parlare di un qualcosa che da 7 anni ha radicalmente cambiato la mia vita e quella anche di mia moglie, perché voglio parlare del desiderio di avere un figlio. Quello che avete visto è un video che avrei potuto conservare per sempre, mostrare a tutti. Invece è il video che testimonia l'ennesima delusione nel lungo e faticoso percorso della ricerca di un figlio. Sono stati 7 anni con momenti molto difficili, in cui per fortuna la bussola è stata ferma verso l'obiettivo ed ogni delusione era un momento di crescita della coppia. In 7 anni ho imparato nuovi acronimi, FIVET, PMA, blastocisti, e in 7 anni ho veramente toccato con le mani quelle che sono le difficoltà in questo percorso. Il desiderio di un figlio non può essere ovviamente bloccato o cancellato con un click e quindi ogni donna in attesa, ogni passeggino era un momento di riflessione ma anche di dolore. Il processo della procreazione medicalmente assistita è molto faticoso e duro, soprattutto per la donna che viene sottoposta a trattamenti ormonali, a siringhe nella pancia, a trattamenti invasivi che ne vanno a minare la fisicità ma anche ovviamente la sua sfera emotiva. L'uomo in questo processo fa ben poco, perché il suo è un supporto soltanto logistico e ovviamente emotivo. In questi anni ho imparato a capire che la scienza ad un certo punto si ferma. Nel momento in cui la blastocisti, questo è uno dei termini che ho imparato in questi anni, viene impiantata nell'utero, la scienza non riesce più a spiegare il motivo del suo eventuale o mancato attecchimento all'utero. Partendo da questo, puoi mangiarti la testa, puoi decidere di girare le cliniche di mezzo mondo, puoi cercare la verità in varie forme, però puoi anche decidere di investire tutto quello che hai nella ricerca di un figlio, perché tutti questi trattamenti sono trattamenti a pagamento, perché il Servizio Sanitario Nazionale consente di fare la procreazione medicalmente assistita, però quello che la differenzia il pubblico dal privato è ovviamente la presenza di laboratori tecnologicamente più avanzati nel privato. E trattandosi di trattamenti invasivi è meglio affidarsi a laboratori più avanzati rispetto quindi al pubblico.
Poi un giorno decidi che è giusto, è arrivato il momento di pensare in maniera differente, perché dietro a ogni desiderio inesaudito c'è anche tanta sofferenza, ma c'è anche la speranza. Una sera, infatti, proprio quella del video mostrato in precedenza, con mia moglie ci siamo guardati negli occhi e abbiamo deciso che il tempo era maturo per rinunciare all'idea di avere un figlio biologico. Proprio quella stessa sera abbiamo deciso di intraprendere un nuovo percorso, il percorso che ci avrebbe portato ad adottare un figlio. Questo percorso deve iniziare dall'inversione del paradigma naturale, cioè è necessario pensare che l'adozione non è uno strumento per soddisfare una mancanza della coppia, ma l'adozione è uno strumento che consente di donare felicità e amore a un bambino che magari è a 10.000 km di distanza. L'adozione però è uno strumento, appunto, perché la legislazione di riferimento è dell'83, rivista nel 2002. Nel modulo di adozione sono presenti dei campi che richiedono la volontà o meno di adottare un bambino di colore, oppure ti chiedono di adottare, se vuoi o meno adottare un bambino figlio di genitori tossicodipendenti o con patologie psichiatriche. Questo modulo, assieme a tanti altri, sono dei moduli che vengono compilati in fase di presentazione della domanda al Tribunale dei minori. Dopo aver compilato questi moduli e consegnato a mano questi moduli, viene fatto un colloquio con il giudice, un colloquio conoscitivo. Questo qui è il primo step che consente la verifica di quelli che sono il possesso dei requisiti giuridici della coppia. Il secondo step è quello che viene fatto presso il consultorio del comune di appartenenza. In questa fase qui vengono verificati la presenza dei requisiti morali della coppia, perché c'è l'assistente sociale e lo psicologo. Terminato quest'altro step, inizia il momento dell'incertezza sui tempi, perché in una città medio-grande i tempi possono essere più lunghi, perché gli assistenti sociali devono fare una relazione e le comunicazioni con le coppie sono molte volte formali, tramite lettere, tramite raccomandate, addirittura quelle verdi, quelle delle multe. A noi è andata relativamente bene, perché in 8 mesi, scusate, abbiamo ricevuto il decreto di idoneità all'adozione nazionale e internazionale. E adesso siamo nuovamente in attesa. In attesa di che cosa? Siamo in attesa che il giudice ci chiami e ci proponga un bambino in affido per quanto riguarda l'adozione nazionale, oppure siamo in attesa di rivolgersi o di affidarci a un'associazione che rappresenta il paese in cui vogliamo adottare il bambino. Questo percorso dell'adozione internazionale prevede che la coppia sia lì nel paese per 40-45 giorni, prevede l'esborso di circa 40-45 mila euro. Un'altra cosa importante dell'adozione è questa, che se uno della coppia ha avuto nei 5 anni precedenti alla data di presentazione della domanda una patologia di salute seria, non è possibile adottare un bambino. Su questo mondo credo che sia giunto il momento di fare chiarezza, di cercare di scuotere gli animi, perché se da un lato la burocrazia deve garantire il possesso dei requisiti giuridici della coppia, è anche vero che la burocrazia crea una barriera tra il desiderio di amore di un bambino e il desiderio di felicità di una coppia. È arrivato il momento, credo, di superare queste barriere insieme. Come? Iniziando in primo luogo a definire tempi certi e regole chiare che definiscano i criteri di ammissibilità delle coppie. È necessario aprire a livello nazionale un confronto che coinvolga gli attori di questo processo, le coppie, i centri o le comunità presso cui sono collocati i bambini e il Tribunale dei minori. Definire delle regole
consentirebbe di definire anche dei tempi certi, perché il silenzio-assenso potrebbe essere utilizzato come criterio base per ricevere o meno l'idoneità a ricevere il bambino, l'idoneità per adottare un bambino. L'utilizzo della tecnologia potrebbe facilitare tantissimo questo processo. Addirittura, come abbiamo fatto per Etiquette, si potrebbe applicare la tecnologia blockchain anche in questo ambito. Come? Andando a definire un nuovo smart contract che preveda la presenza di 3 attori fondamentali in questo processo: il bambino, ok, la coppia, lo Stato, rappresentato ovviamente dal Tribunale dei minori. Questo consentirebbe di disintermediare completamente il processo e di renderlo più agevole. È pur vero che non ho una soluzione a questo problema, perché non è facile individuare questa soluzione. Molte volte il buonsenso, una parola detta con amore, un messaggio WhatsApp da parte di un assistente sociale possono cambiare la vita di una coppia che attende da anni, da mesi, ma anche da giorni, un bambino nella propria vita. Si potrebbe guardare alla legislazione di paesi in cui l'adozione funziona, per esempio, e importare quel modello in Italia. Ci vuole uno sforzo comune da parte di tutti, perché non è più possibile che questo tema sia nascosto e non se ne parli più. In questo percorso poi può capitare che ti propongano un bambino in affido temporaneo. La parola temporaneo è ovviamente legato al termine fugace. Nel momento in cui ti fanno questa proposta inizi a pensare: ma come mi chiamerà il bambino? Come faccio a spiegare a un mio parente o a un mio amico che questo bambino c'è e domani potrà non esserci? Quanto durerà l'affido? Questo qui è un tema che abbiamo affrontato nei vari incontri con gli assistenti sociali, e proprio in questi incontri, durante questi incontri, abbiamo avuto l'onore di incontrare un papà che aveva in affido temporaneo una bambina che ci ha detto questo, ci ha detto: voi date amore e tutto quello che date vi ritornerà. Mi piace concludere il mio intervento con una frase di Roberto Saviano, che è in grado di tradurre al meglio quello che è il mio pensiero. Trasformare qualsiasi cosa in possibilità di felicità. Questo è quello che fanno i bambini. Grazie.